Questo video è in collaborazione con Avalon Games, Mini 4VD Garage Franciacorta, Blue Sky Team, Mini 4VD Pistoia e Mini Mania, tutti uniti in un unico obiettivo: dal 2025 avere una vera uniformità di regolamento e di giudizio per quanto riguarda la categoria intermedia delle Mini 4VD in Italia. Ed ecco perché oggi, con il loro appoggio, sono qui per spiegarvi tutto o quasi tutto quello che dovete sapere riguardo alla categoria Basic Max Grand Prix, conosciuta anche come B-Max. Siete pronti? E allora cominciamo! Prima di cominciare un disclaimer importantissimo, quindi ascoltatemi attentamente. Questo video non sostituisce il regolamento, l'obiettivo è quello di renderlo un po' più fruibile, piacevole da seguire e anche di dare risposta ad alcune domande o obiezioni che potrebbero sorgere. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al regolamento ed è molto importante che lo consultiate, perché con il passare del tempo potrebbero esserci degli aggiornamenti che io onestamente adesso, al momento della registrazione di questo video, non posso prevedere. Inoltre, prima dell'uscita al pubblico di questo video, questo verrà visto dagli organizzatori di cui vi ho parlato poco fa e quindi potrebbero sorgere delle dimenticanze o delle inesattezze che in ogni caso verranno corrette, chiaramente non nel video, ma sempre qua sotto in descrizione, quindi andate a dare un'occhiata. Ultimo, ma non per importanza, i gruppi di cui vi ho parlato non necessariamente saranno gli unici gruppi che aderiranno a questa iniziativa nel 2025. Altri potrebbero aggiungersi nel corso del tempo e quindi ancora una volta qui sotto in descrizione, se ne aggiungeranno altri, troverete comunque i loro nomi e il link ai loro siti, pagine Instagram, pagine Facebook, eccetera. Ok, adesso possiamo davvero cominciare. E per cominciare vediamo subito quali modelli sono ammessi all'interno delle competizioni. La grande regola è che sono ammesse tutte le Mini 4VD che sono state importate ufficialmente in Italia da Tamiya Italia. Tuttavia potrebbero esserci comunque delle eccezioni, come ad esempio in caso di competizioni monotelaio, oppure qualora ci fossero delle gare a tema come una Animal Race. Allora in quel caso è sempre bene informarsi prima riguardo alla natura dell'evento al quale si parteciperà. Eh sì, ma io compro tutto online dall'estero, come faccio a sapere quali cose sono state importate ufficialmente in Italia? Beh, è molto semplice, ti lascio qui sotto ancora una volta nella descrizione il link al sito di Fantasyland, l'importatore ufficiale di Tamiya in Italia. Su questo sito, nella home page, in alto a destra troverai una barra di ricerca e ti basterà scrivere all'interno di questa barra il codice del prodotto che più ti interessa e che vorresti sviluppare. Qualora questa ricerca dovesse dare dei risultati, allora via libera, vuol dire che il modello è stato importato in Italia e lo puoi utilizzare. In caso contrario, come nel caso della povera disgraziatissima Lord Spirit, codice 19801, purtroppo questa ricerca non darà alcun risultato e in effetti questo modello di Mini 4VD in Italia non è mai stato importato e quindi non può essere utilizzato. Ma cosa cambia? Tanto alla fine sono tutte uguali. Hai perfettamente ragione, non cambia assolutamente nulla e quindi, dato che comunque hai a disposizione una vastissima gamma di modelli tra cui scegliere, perché concentrarti proprio su quello che non puoi avere? E ora passiamo a uno degli aspetti che saltano subito all'occhio, cioè la carrozzeria. Le regole sono molto precise su questo punto. Sono ammesse solo carrozzerie in plastica, quindi purtroppo niente policarbonato e niente Lexan, a meno che non sia l'organizzatore a decidere di fare un'eccezione. In più dovrete utilizzare gli agganci originali Tamiya per fissare saldamente la carrozzeria al telaio. Ma l'ho visto, quello non è un aggancio originale da scatola. Lo so bene, infatti ho detto agganci originali Tamiya, non agganci originali da scatola. Questi agganci ad elastico sono originali e quindi possono essere usati. Come vi dicevo prima, la carrozzeria deve essere saldamente fissata alla Mini 4VD e questo perché purtroppo, qualora dovesse perdere la carrozzeria durante la marcia, la Mini verrà squalificata. Fate attenzione a quello che sto per dirvi. È obbligatorio, non consentito, obbligatorio personalizzare la carrozzeria della Mini 4VD o verniciandola o decorandola con degli adesivi. Sì, però le vernici Tamiya costano troppo e poi se gli adesivi della scatola non mi piacciono, cosa faccio? Non è necessario utilizzare solo le vernici originali Tamiya, potete scegliere quelle che volete e in più gli adesivi possono anche essere autoprodotti.
C'è una regola secondo la quale la carrozzeria può essere tagliata, ma solo in caso di interferenza con delle altre parti della Mini 4WD, come ad esempio il telaio, i supporti in FRP o carbon, i mass damper, eccetera. E queste modifiche devono essere limitate ad un massimo di 3 mm dalla zona interessata. Però io il regolamento Tamiya l'ho guardato e l'immagine dopo sembra dire un'altra cosa, E questa volta, mio caro amico, devo darti un po' ragione, perché effettivamente questa regola va a cozzare leggermente con quell'immagine che adesso state vedendo anche voi sullo schermo. Questa carrozzeria è stata giudicata tagliata in maniera regolare, però è stata chiaramente tagliata non per i motivi di cui vi ho appena parlato. Sembra più che i tagli siano stati fatti per un motivo estetico o addirittura per motivi di alleggerimento. Quindi cerchiamo di trarre una conclusione equilibrata. Se volete tagliare la carrozzeria, fatelo, anche per altri motivi, ma fate attenzione perché questi tagli non devono compromettere la riconoscibilità dell'item originale, quindi la forma della carrozzeria originale, e in più, se si dovesse rompere questa carrozzeria, non la potrete riparare con la colla. Inoltre, se decidete di montare un personaggio, un animale o qualsiasi altro tipo di personaggio, fate attenzione che sia attaccato in maniera ben salda con colla o con nastro biadesivo alla carrozzeria, e qualsiasi pezzo la vostra carrozzeria dovesse perdere durante la marcia porterà purtroppo ad una squalifica, quindi occhio a quello che fate. Il diametro della ruota deve essere compreso tra 22 e 35 mm e la larghezza della gomma deve essere compresa tra 8 e 26 mm. Tranquilli, non c'è bisogno di diventare matti, qualsiasi gomma e ruota troverete all'interno dei kit o anche dei ricambi, montati così come sono, vanno bene e rientreranno sempre in questo range, quindi tranquilli. La regola fondamentale qui è che la misura della gomma deve coincidere con la misura del cerchio per il quale è stata progettata. Quindi niente più combinazioni strane con gomme a basso profilo montate su cerchi di largo diametro, per capirci. È vietato fare modifiche al diametro delle gomme, quindi se l'usura ne riduce il diametro di 1 mm o più, quelle gomme saranno considerate non più utilizzabili. Insomma, per restare dentro le regole scegliete sempre gomme e cerchi dello stesso diametro e in più controllate di tanto in tanto il diametro delle gomme usate per evitare di incappare in squalifica. 1 millimetro? Ma quindi mi stai dicendo che se io prendo delle gomme piccole da 24 posso tornirle fino a portarle a 23? Nì. Nel senso che le gomme non andrebbero modificate in maniera artificiosa, però a tutti gli effetti al momento dei controlli il giudice di gara non potrà sapere se voi avete ridotto o usurato quelle gomme con una lima, con della carta vetrata o facendo girare la vostra Mini in pista per 40 ore consecutive. Quindi in linea di massima è consentito tornire o consumare le gomme fino ad un massimo di 1 millimetro. E non è giusto però? Dipende dai punti di vista, perché se è vero da una parte che sono svantaggiati coloro che queste modifiche non le sanno fare, dall'altra è anche vero che un regolamento così lascia poco spazio all'interpretazione. Tu hai una misura da rispettare. Sei dentro quella misura? Allora non incapperai mai in squalifiche ingiuste. Sei fuori da quella misura? Sarai squalificato senza appello e non ci saranno discussioni. Per quanto riguarda le ruote, è concesso perforare il foro della sale delle ruote, ma qualora si decidesse di montare un assale più lungo e questo dovesse sporgere dal cerchio, sarà obbligatorio coprire questa sporgenza con nastro Tamiya, tubo di gomma o simili. Inoltre, per concludere questo punto, l'incollaggio di gomme e cerchi è consentito in qualsiasi modo, con colla, con biadesivo o in qualsiasi altra maniera. Per quanto riguarda il cuore della Mini 4WD, cioè il suo motore, il regolamento Tamiya è abbastanza chiaro di per sé. Per i telai Pro si possono utilizzare tutti i motori Pro a disposizione fino al Macdash, mentre per i telai monopignone ci sono alcune piccole restrizioni. Si possono utilizzare tutti i motori tuned, prima e seconda versione, si può utilizzare il Light Dash, si può utilizzare l'Hyper Dash 3, mi raccomando non versioni precedenti, solo dalla versione 3, lo Sprint Dash e il Power Dash. E l'Ultra si può usare? Dai, l'Ultra spinge! No, niente Ultra Dash, a meno che in specifici casi il direttore di gara decida di concederne l'utilizzo.
Parlando invece di ciò che questo cuore lo alimenta, cioè le batterie, sono ammesse come batterie ricaricabili tutte le batterie nickel metallo idruro NiMH fino a 2100 mAh di capacità e le batterie Tamila. Sono invece vietate le Sanyo Eneloop perché attualmente le Eneloop le produce solo e unicamente la Panasonic e non più la Sanyo, e in generale tutte le batterie che sono fuori produzione da almeno 2 anni. Niente batterie lipo, litio e nickel zinco. E soprattutto prendetevi cura delle vostre batterie, non tanto in termini di prestazioni quanto anche in termini di estetica, perché se a causa dell'usura le etichette dovessero danneggiarsi troppo, potrebbe esservi impedito di utilizzare le batterie durante quella competizione. Il telaio può essere modificato, ma solo in modo limitato. Ma cosa dici? Non è vero! Il telaio mica si può modificare! E invece sì, potete fare delle piccole modifiche come la svasatura dei fori delle viti, potete perforare i fori già esistenti in modo che diventino fori passanti, o allargare i fori già esistenti fino ad un massimo di 2 mm di diametro, in modo che una vite possa passare liberamente. Non è consentito invece tagliare delle parti del telaio o aggiungere dei fori non già preesistenti. Parlando di mass damper, le modifiche sono consentite ma limitatamente a ciò che non compromette il funzionamento di questi mass damper durante la gara. Quindi sì, è una modifica colorarli, ma è consentita, ma no, non si possono allargare i fori o cambiare la forma del mass damper. In realtà è normale che con il tempo il diametro dei mass damper, a furia di fare su e giù da una vite, si allarghi. L'importante è che non arrivi mai a raggiungere il diametro o superare il diametro di 5 mm. O almeno questo è quello che ho capito io, che hanno capito anche altri che ne sanno più di me e che ha capito persino ChatGPT, alla quale ho spiegato tutto il contesto di questa regola, che però è veramente di difficile comprensione. Qualora mi fossi sbagliato e voi invece doveste sapere che cosa significa questa regola, fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ve ne saremo grati. Ultima cosa, se un mass damper si stacca durante la corsa, la vostra Mini verrà squalificata. Occhio! Un altro punto fondamentale riguarda i roller. Potete montarne quanti ne volete, non c'è assolutamente nessun limite ai roller che potete montare. Le modifiche ai roller invece sono vietate, quindi non è possibile ridurre il diametro dei roller e allo stesso tempo non è possibile modificare la forma dei roller. In realtà, per quanto riguarda il diametro, vale la stessa regola che abbiamo detto prima delle gomme. Una modifica verrà considerata tale quando il diametro, a causa dell'usura, verrà ridotto di 1 millimetro o più. E in caso contrario, invece, saranno giudicati regolari. Ma quindi alla fine posso tornire anche i roller? Ma dai! Beh sì, puoi consumarli in modo da ridurre di un po' il diametro, però se ci pensi poi si riduce anche la larghezza della Mini, quindi non so quanto ti convenga. Io, fossi in te, sceglierei sempre roller in buono stato. Ora invece parliamo dei supporti carbon ed FRP. Potete fare delle piccole modifiche come ad esempio svasare i fori, nulla di nuovo, ma potete anche smussare i bordi di queste piastre in FRP per fare in modo che non danneggino la pista. Potete anche incollare 2 piastre tra di loro oppure rinforzare i punti deboli con un po' di colla. Non è consentito invece modificare in maniera sostanziale queste piastre in FRP o carbon. Ad esempio, non si può forare, aggiungere dei nuovi fori a queste piastre, non si può limare, tagliare o eseguire delle lavorazioni più complesse oltre a quelle che ho specificato prima. Per quanto riguarda i freni, si possono utilizzare solo quelli originali Tamiya, compresi anche i vari kit grade up, ma non possono essere montate le spugne freno su dei supporti in FRP o carbon che non siano nati con la specifica funzione di supporto freno, e in più non possono essere modificate le spugne con la classica modifica a caldo. Ma allora il tuo Super 2B Max non è regolare?
Beh, in realtà non è proprio così, perché dipende dalle situazioni. Sotto il muso del mio Super 2 ho montato questo supporto in FRP che irrigidisce il muso e in più funge anche da anti-aggancio, però non c'è montata nessuna spugna freno, quindi al momento la Mini è completamente regolare. Le cose invece cambierebbero qualora decidessi di montare una spugna freno davanti su quella specifica piastra in FRP. Lì in quel caso, purtroppo, secondo il regolamento, diventerebbe irregolare. Inoltre, qualsiasi altra parte metallica, come per esempio gli assali e le viti, non possono essere modificati, quindi no a tagli, linee o qualsiasi altra cosa, e non possono essere sostituiti con pezzi non originali Tamiya. E come ultimo punto di questa sezione è vietata anche la combinazione tra telai e parti di telai che non sono destinate a quei telai. Mi spiego meglio, ho fatto un enorme giro di parole. Ad esempio, delle parti che sono nate per il Super 1 non possono essere montate su un telaio Super 2, delle parti derivanti dal telaio VS non possono essere montate sul telaio VZ e così via. Un altro punto importante riguarda la creazione di sistemi oscillanti o di vele per assorbire l'impatto della Mini 4VD. Ecco, questi sistemi oscillanti che utilizzino delle masse pesanti per poter assorbire l'impatto sono assolutamente vietati. Vi faccio vedere per esempio qua a schermo questo sistema molto esotico, bello e innovativo per poter assorbire l'impatto. Ecco, questo non si può fare, l'assorbimento dell'impatto è limitato al movimento verticale sulla vite di alloggiamento del mass damper, che però deve essere lì nel suo alloggiamento fermo. Niente vele, niente oscillazioni, niente di niente. L'unico espediente oscillante che è consentito, proprio perché Tamiya l'ha progettato specificamente con quella funzione, è l'utilizzo di mass damper con connettore a sfera. Ma anche questo non è lasciato alla libera interpretazione del racer. Infatti viene detto che il mass damper deve essere posizionato sotto l'asse delle ruote. Ora attenzione, non ho detto sotto l'assale delle ruote, ho detto sotto l'asse delle ruote. In sostanza dovete mettere in orizzontale il vostro telaio, guardarlo da questa prospettiva e tracciare una linea immaginaria che collega i due fori delle ruote. Ecco, il mass damper in situazione di riposo deve essere montato sotto questa linea, non sopra. Quindi tutte queste cose che in questo momento vedete a schermo, che vanno a impattare sopra l'asse delle ruote o direttamente sull'assale delle ruote, assolutamente non sono consentite. E nell'ultima sezione di questo video vi parlo delle misure che deve avere la vostra Mini 4VD. Non potete farla grande quanto volete, ma alcune di queste misure le ometterò proprio perché ne abbiamo già parlato nel resto del video, come il diametro delle ruote, la larghezza delle ruote, eccetera. Le misure che vi servono ancora da sapere sono queste. La Mini può essere lunga al massimo 165 mm, larga 105 mm, alta 70 mm e deve viaggiare ad almeno 1 mm da terra, escluse ovviamente le gomme che sono a contatto con il fondo della pista. Ho capito, ma sono misure troppo precise. Io come faccio a prenderle col metro? Cosa posso fare? Beh, per esempio una delle cose che potete fare è procurarvi questa. Si chiama Measure Box, è ufficiale Tamiya, costa un occhio della testa, non mi spiego assolutamente il perché, ed è una box con le misure secondo il regolamento ufficiale della Tamiya. In sostanza, se la vostra Mini una volta montata entra qua dentro senza incastrarsi e tocca con tutte e quattro le ruote sul fondo della box, potete stare tranquilli che non verrete squalificati. La vostra Mini ha le dimensioni giuste richieste da Tamiya. In sintesi, per partecipare alle competizioni ufficiali BMAX di Mini 4VD dovete conoscere e applicare tutte queste regole, dalla misura delle gomme fino al consumo, fino alle misure della Mini 4VD, le modifiche consentite, eccetera. Se seguire tutte queste regole vi sembra difficile, state tranquilli, con pratica e attenzione riuscirete piano piano a costruire il vostro mostro da gara in grado di rispettare tutte le specifiche che avete appena sentito. Alla fine di tutto questo, quello che mi sento di dirvi è: ricordatevi sempre la regola più importante: divertitevi. Ringrazio ancora una volta i gruppi che ho menzionato all'inizio di questo video per avermi supportato e appoggiato in questa iniziativa e noi ci troviamo la prossima volta, sempre qui al garage della Bassa. Ciao!
E comunque ragazzi, io ve lo dico, non è che sono proprio d'accordo con questo regolamento,